sono le barbatelle messe quest'anno che stanno appena germogliando, e qua c'è una parte di vigna vecchia. In pratica questo sistema è molto antico, è quello utilizzato per lo zibibbo. La funzione della conca è principalmente di immagazzinare quanto più acqua possibile durante il periodo invernale, che è quello in cui piove. Nello stesso tempo però, diciamo, questa vite messa così bassa fa sì che i giovani germogli siano protetti dal vento. Nel momento in cui abbiamo il grappolo, il germogliamento, l'allegagione, naturalmente questo grappolo tende a toccare per terra, quindi insomma il sistema anche di non come dire, di fare questa conca profonda fa sì che l'uva non tocchi a terra e quindi non diventa marcio. Ci sono terreni più o meno fertili, c'è la zona più fertile che sta a Ghirlanda, che produce fino a 100 quintali per ettaro, mentre le fasce costiere, che sono quelle insomma più battute dal vento, con meno suolo, lì raramente si superano i 40-50 quintali per ettaro. Quei terreni sono sciolti, sabbiosi, però in alcune zone, quelle più pianeggianti, che sono un po' più a conca, naturalmente c'è anche una minima quantità di argilla. I vini sono meno corposi, però nello stesso tempo hanno molti profumi. E poi naturalmente, essendo di origine vulcanica, sono ben dotati di microelementi. Generalmente io faccio il sovescio, cioè lascio crescere l'erba, le fave eccetera, poi in primavera interro tutto per apportare un minimo di sostanza organica al terreno. Io quasi mai utilizzo nulla, né zolfo né neanche rame. Si riesce perché insomma abbiamo questo vento che ci aiuta ad asciugare velocemente. L'Orange 2017, appena messo in bottiglia, dunque. Quando sarà disponibile? Sì, sarà disponibile tra una quindicina di giorni. Anche già? Sì. E questo è tutto zibibbo? Tutto è zibibbo. Comunque io facevo il vino a casa già, insomma, da piccolo, dall'età sua. Lo facevamo così con mio papà, assolutamente sempre macerazione, conoscevo quel tipo di... L'unica cosa che lui faceva è che buttava sulle paste, a inizio insomma, di fermentazione, un po' no, di metabisolfito si diceva, per far allontanare insomma, gli insetti, per i moscerini, no? C'era questa usanza. Poi quando abbiamo iniziato comunque non abbiamo messo neanche questo, solo uva, pigiata. Questa viene macerata più di 15 giorni, da 15 a 20 giorni di macerazione, e poi decantazione, naturalmente, un paio di travasi. Prima sta 5 mesi sulle bucce fine, poi si travasa di nuovo prima dell'imbottigliamento per farlo decantare completamente, e poi dopo si va in bottiglia. L'anello mascalese l'ho piantato io, una vigna qua sotto perché mi piace. Poi io dico, siamo a Pantelleria, c'è questo terreno vulcanico, viene dall'Etna dove c'è lo stesso tipo di terreno, non penso che... E devo dire che insomma è interessante. Sì. Io mi diverto proprio per questo, perché... Sì. Nero d'Avola? Sì. Ma piantato da te? No. Però c'è una vigna qua vicino, insomma. Ma si usa qua Nero d'Avola? Ma l'hanno introdotto da poco. L'Etna hanno moltissimo anello mascalese. E un po' di... Bello. 2,17 è venuto bene, no. questo è 2,17. Sì. Beh, poi non c'è riduzione, che No. punta sempre sta di sì, io ho visto quello fatto nelle cose tipo nel cemento, sì, con delle puzze. L'unico, come dire, difetto, se difetto si può trattare di questo vino, è che non ha un'acidità altissima, perché l'annata era quella che era, molto calda e tutto quanto. Però, cioè, in bocca è buono. Senti il frutto proprio in maniera... amarena, il sale, è un gran vino. Questo vino è fatto con l'uva passa, principalmente, diciamo, quello che dà poi dopo tutto il sapore, tutto quanto, è sempre quest'uva passa, che comunque una volta raggiunto il giusto grado di appassimento viene messa in fermentazione e macerazione con un'uva sempre di zibibbo che matura in un periodo molto tardivo, queste zone di Muegen, Caffefi, Ghirlanda. Per cui poi dopo si ha questa lunga fermentazione e macerazione che dura anche oltre 40 giorni. Dopodiché poi si fanno tutta una serie di travasi per farlo decantare nel modo più naturale possibile,
ed è uno dei pochi vini, insomma, della produzione che comunque ha un minimo di filtrazione, perché essendoci naturalmente dello zucchero è facile che poi possa ripartire a fermentare, per cui naturalmente si fa un minimo di sgrossatura. La vendemmia e comunque soprattutto la vinificazione, tu stai lì, cioè dormi 2 ore, 3 ore la notte, però poi insomma sei lì perché controlli, stai attento, possono partire insomma fermentazioni troppo tumultuose. Ci vuole passione. Ci vuole passione, sì, per fare il vino in questa maniera ci vuole passione. Ma io vedo nel periodo in cui comincia a maturare l'uva, è la vigna che ti chiama. La vigna ti chiama. Tu sai, ti devi alzare e devi andare in vigna, perché insomma sei lì che la devi assaggiare. Insomma. Io mi emoziono quando